È onestamente molto difficile poter commentare una partita di questo tipo, ma molto difficile. Quindi, insomma, è difficile, però si deve pur fare, si deve fare in ogni caso. Quindi niente ragazzi, eccoci qui di nuovo sul canale insieme. Questo è Sergio Blandi off the pitch. Io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista, per chi mi abbia appena scoperto. Ovviamente vi ringrazio sempre per il seguito, per aver fatto crescere fino ad ora il canale, e dobbiamo continuare così sempre di più. Andando alla partita, ragazzi, c'è veramente poco, in un certo senso poco da dire, poi c'è anche molto in realtà da dire. La cosa che più mi fa rabbia è il fatto che in questo tipo di partite bisogna avere quella concretezza, quella rabbia, quella voglia di finalizzare, no? che deve essere spiccata, ed è una cosa che obiettivamente ogni tanto capita all'Inter, non spesso, perché poi in realtà non è una cosa che succede spesso. Purtroppo è capitato anche oggi, non in Champions League per esempio. Se andiamo a paragonare con la Champions League è totalmente un'altra cosa, ma in campionato di fatto anche gli scontri diretti, che comunque qui mi voglio precisare questo punto: gli scontri diretti è vero che è sempre importante vincerli, ma non sono gli scontri diretti che fanno vincere un campionato, è la costanza che fa vincere il campionato. Poi è chiaro, non si possono perdere tutti gli scontri diretti, così come l'Inter in realtà non è che ha perso tutti gli scontri diretti, ha anche pareggiato. Insomma, è una cosa a cui eravamo meno abituati vedendo l'anno scorso, però sono anche partite che hanno pure una storia a sé in generale. Quello che però mi fa arrabbiare, come ho detto prima, è il discorso che non si può non concretizzare determinate situazioni. Vedi Lautaro, che aveva di fatto era un gol fatto quello lì. Non so come è riuscito a calciare nel primo tempo alle stelle praticamente. Poi non è mai facile, per carità, ovviamente parlare sempre dal divano o comunque da casa in generale non è mai facile, però ragazzi in queste partite bisogna avere quella rabbia, quella voglia di chiudere, di determinare, ed è una cosa che è mancato in questa partita di nuovo. È una cosa che comunque l'Inter, come ho detto anche nel video precedente, nel video pre-partita, ha sempre sofferto a Torino. Però la realtà è che, poi ovviamente non me ne vogliono gli amici juventini, ma si vedeva che l'Inter aveva qualcosa in più nel primo tempo. E nel secondo tempo è entrata male in campo, la Juventus è stata brava a finalizzare una delle pochissime occasioni che ha avuto a disposizione, perché di fatto è stato così. Nel primo tempo c'è stata una superiorità comunque disarmante, diciamo, dell'Inter, che secondo me ancora una volta entra in campo un po' con... non lo so, non vorrei dire che ha sottovalutato un po' la partita, però quasi come se alla fine si era sicuri di vincere. Ma per cosa? Cioè, perché se non entri in campo con una determinazione ancora più alta rispetto a quella del primo tempo, non vai a vincere questa partita. Non è colpa di Inzaghi, chiaramente, non è Inzaghi il colpevole principale, chiaramente, di questo, per questa partita, attenzione. Io sono un sostenitore di Inzaghi, quindi già dal 2021, quando l'Inter lo aveva preso, ero molto curioso di vederlo sulla panchina dell'Inter, perché sapevo che già avevo visto che stava facendo grandi cose sulla panchina della Lazio, quindi ero curioso di vederlo all'Inter, e sapevo che non era una scelta, banale. Però io credo che stasera Inzaghi abbia sbagliato in due cose. La prima è stata la sostituzione di Thuram per Taremi. Non so se è una cosa impopolare che dirò, però ragazzi, Taremi non ha fatto assolutamente una brutta partita, a mio parere. È andato anche vicino al gol con una rovesciata fantastica. L'unica colpa che ha avuto magari è stato non far, quando c'è stata una sorta di contropiede, non ha fatto la giocata corretta, ha aspettato molto e poi è stato recuperato da Thuram. Scusate, da UEA. Però è anche vero che Taremi creava dei problemi alla Juventus a centrocampo, perché si era più numerosi a centrocampo, la Juventus lì proprio soffriva nel recuperare le palle, e si ripartiva poi con azioni di contropiede, o si ripartiva comunque con un uomo in più a centrocampo, si giocava la palla in maniera più fluida, c'erano azioni più pericolose. Nel momento in cui è entrato Thuram, che era totalmente limitato dall'infortunio, perché si vede che è ancora infortunato, non riusciva nemmeno a correre in maniera fluida, la partita è cambiata totalmente. E poi secondo me il problema è stato l'aver messo Zielinski tardi,
Io avevo detto, mi auguravo, mi auspicavo un uso di Zielinski in realtà dall'inizio, con Mkhitaryan pronto a subentrare per spezzare il gioco della Juve, perché secondo me è stato proprio questo, e poteva essere proprio questa la chiave dell'incontro, ma in realtà vabbè, Inzaghi diciamo fa non molto spesso questo tipo di mossa, comunque anche giustamente per carità utilizza molto Mkhitaryan, perché comunque è un giocatore che per carità il curriculum parla da sé, però secondo me adesso può diventare anche un po' una sorta di riserva di lusso, così possiamo dire, se così possiamo dire, e niente, cioè è una sconfitta che onestamente fa male, però è una sconfitta che non va a cambiare quelle che sono quella che è il valore dell'Inter, la potenza reale, la possibilità comunque di poter vincere questo campionato, perché ancora diciamo è lunga, c'è anche uno scontro diretto, è vero che ed è frustrante comunque 2 occasioni per un possibile sorpasso, prima un possibile sorpasso, sono state sprecate, però è anche vero che comunque sono arrivate con 2 squadre non particolarmente facili da affrontare, soprattutto fuori casa. Quindi non devono esserci drammi, perché comunque è una stagione comunque positiva in ogni caso. Si deve riflettere perché non è possibile sbagliare tutti questi gol, tutte queste occasioni, anche avere questi cali certe volte, insomma non è possibile, non è ammissibile, perché comunque poi queste squadre come la Juventus sono sempre pronte a punirti, anche se possono essere in difficoltà in determinati periodi. Sono sempre delle sfide particolari queste qui, quindi bisogna essere sempre sul pezzo, sempre pronti, sempre aggressivi, ed è una cosa che vedo spesso a Torino non succede, c'è sempre questa sorta di sudditanza psicologica, non può funzionare così ragazzi, è incredibile, e niente, insomma fa male. Poi onestamente vorrei anche elogiare Inzaghi in realtà, perché in realtà abbiamo anche visto stasera alcune delle carenze che ha l'Inter pure, no? Certe volte anche nella gestione, nella poca possibilità anche di saltare l'uomo, di creare occasioni pericolose, però Inzaghi ragazzi, per quello che ha fatto in questi anni e che ha costruito in questi anni, ha obiettivamente fatto un ottimissimo lavoro, dei miracoli diciamo. Comunque pazienza, bisogna ripartire subito, bisogna non bisogna diciamo deprimersi, non bisogna fare dei processi, bisogna anzi sostenere, bisogna fare tutto il contrario. Quindi mi auguro che i cosiddetti intertristi non comincino con le solite disamine, attacchi eccetera eccetera. Bisogna essere invece compatti, uniti, bisogna sostenere il gruppo, l'ambiente, e bisogna capire anche dove è stato, diciamo, che tipo di errori potevano essere evitati, dove può essere migliorato, dove la situazione può essere migliorata, e cercare di andare avanti il più possibile e recuperare punti. Niente ragazzi, vediamo, ci aggiorneremo più avanti in questi giorni, non so se domani direttamente, ma comunque usciranno altri contenuti sicuramente. Grazie sempre per il supporto, sempre Forza Inter, e vi auguro un'ottima serata. Grazie, e mi raccomando, seguite, lasciate like, condividete, facciamo crescere il canale. Un saluto.